tutti ragazzi e benvenuti in questo canale YouTube. Io mi chiamo Piergiovanni Salimbeni, sono un tester e un giornalista nel settore degli strumenti ottici e digitali e oggi vi vorrei parlare di un binocolo davvero interessante che è stato pensato per chi cerca alte prestazioni in un formato ancora compatto. Vi presento infatti il Nikon Monarch M5 20x56. Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per restare sempre aggiornati per i prossimi contenuti e se vi interessa un approfondimento completo potete leggere l'articolo su binomania.it. Quindi ci vediamo subito dopo la breve sigla. Nel frattempo sedetevi comodi, vi suggerisco di vedere il video ovviamente con il televisore perché questo è un formato 4K. A tra poco. Attualmente questo strumento è acquistabile a un prezzo ufficiale di 919 euro direttamente sullo store online di Nikon, trovate il link qui sotto in descrizione, con un vantaggio importante perché se lo comprate tramite un rivenditore ufficiale della Nital avrete ben 10 anni di garanzia, quindi un bel valore aggiunto secondo me. Ma vediamo com'è costruito. Nonostante offra ben 20 ingrandimenti, il binocolo è molto compatto, è lungo circa 20 cm. Nikon dichiara un peso di 1235 grammi, ma con la mia bilancia elettronica, utilizzando tappi e l'adattatore per trepiede, ho rilevato 1330 grammi, quindi decisamente maneggevole. È compatto, ma comunque ovviamente è un peso importante da considerare, specie se pensate di usarlo a mano libera. Quindi ragazzi, visto l'ingrandimento, sempre su un trepiede. Il Monarch M5 20x56 è impermeabilizzato, riempito in azoto per evitare appannamenti interni e anche uno scafo in resina rinforzata con fibra di vetro rivestita da una robusta armatura in gomma antiscivolo. La presa è sicura anche grazie ai linkavi ergonomici nella parte laterale inferiore del corpo. Comunque, come vi ho già anticipato, nella maggior parte delle situazioni si sfrutta su trepiede. Il design è classico e funzionale. C'è una cerniera centrale che unisce i due tubi ottici, un ponte molto ampio e robusto, sono quasi 7 cm, senza giochi o flessioni. L'unico vezzo estetico di colore dorato è la scritta Nikon Monarch, ben visibile sul ponte. Nella parte anteriore poi c'è la filettatura per il supporto al trepiede fotografico, mentre sul retro, vicino agli oculari, troviamo una manopola di messa a fuoco che è molto ampia e è stata ottimizzata con una zigrinatura, quindi è facile da ruotare anche con i guanti invernali oppure se lo portate al campo da tiro con i guanti da tiro. Nikon dichiara una messa a fuoco minima di 5 metri, ma nei miei test pratici sono riuscito a focalizzare già 2,5 metri. Questo però non è consigliabile, avendo 20 ingrandimenti le distanze molto ravvicinate causano comunque leggeri problemi di collimazione dovuti soprattutto alla distanza tra gli obiettivi, quindi l'immagine non converge alla perfezione a 2,5 metri. Detto ciò, quindi i 5 metri dichiarati sono tranquillamente sfruttabili nella pratica. Ho provato anche la corsa della messa a fuoco da 2,5 metri all'infinito e ho notato che si raggiunge in circa 1,5 giri ruotando in senso orario. Dai 17 metri però all'infinito la variazione è davvero minima e ben gestibile, soltanto circa 3 tacche della ghiera, ok? Quindi una buona profondità di campo, diciamo così, a media-lunga distanza. Passiamo adesso alla parte più interessante, ossia le prestazioni ottiche. So che è quella che vi aspettate sempre. Allora, Nikon ha utilizzato obiettivi da 56 mm che sono stati realizzati con vetro ED a bassa dispersione e come in tutti i prodotti Nikon viene utilizzato anche EcoGlass, ossia un vetro privo di piombo e arsenico per le normative attuali. Il risultato è che questo binocolo, seppur abbia una focale molto aperta, fornisce immagini nitide e contrastate con una buona resa dei colori
e un bianco leggermente caldo che personalmente, come sempre, ho trovato gradevole. Ovviamente, ve lo ripeto, a 20 ingrandimenti con un rapporto focale così aperto è difficile eliminare del tutto l'aberrazione cromatica, ma posso dire che comunque è ben contenuta nella maggior parte delle situazioni. Soltanto in condizioni davvero difficili, come osservazioni in forte controluce, oppure ad esempio come ieri state vedendo qualche immagine, ho ripreso delle garzette, si può notare qualcosa. Poi un dettaglio costruttivo sempre degli obiettivi che ho apprezzato è la profondità della cella, perché è all'interno di circa 11 mm, quindi offre maggiore protezione. Poi sono risultati sul campo molto pratici anche i tappi copri obiettivi, perché sono fissati con una fascia elastica larga, comoda e sicura. Passiamo adesso a parlare degli oculari. Il campo reale è di 3,3 gradi, quindi il campo apparente con la formula classica di 66 gradi. Nikon ne dichiara poco meno di 60. Il diametro della lente di campo degli oculari è di 24 mm, la distanza interpupillare è regolabile fra i 60 e i 72 mm e i paraluce sono dotati di uno scafo in gomma, sono regolabili in rotazione tramite sistema click stop, offrono un buon comfort, non sono però totalmente rimovibili per facilitare la pulizia, ma avendo una lente di campo abbastanza grande non ci sono problemi. Relativamente alla regolazione diottrica è stata utilizzata una ghiera ampia, zigrinata, senza blocco di sicurezza, ma una giusta, chiamiamola, durezza per evitare rotazioni accidentali. Un consiglio: chi non usa occhiali per regolare l'estrazione pupillare dovrà comunque giocare un poco sulla distanza dei paraluce, perché personalmente se estraggo totalmente perdo un po' di campo di vista. I prismi sono Smith Passion, ovviamente con trattamento e correzione di fase, restituiscono un'immagine pulita e luminosa. La pupilla di uscita, guardate, è circolare, senza vignettature visibili, il field stop, quindi il diaframma di campo, è netto. Anche su sfondi molto chiari o in controluce non ho notato riflessi molto elevati, quindi è una buona prestazione in questa fascia di prezzo. Il trattamento antiriflesso è molto efficace, le lenti hanno una colorazione verde violacea e nella classica prova in cui rifletto il mio viso l'immagine era totalmente attenuata, quindi questo è un segno un po' dozzinale comunque, ma utile per verificare il trattamento multistrato su tutte le superfici. Passando alle aberrazioni vi posso parlare, ve l'ho già anticipato, del cromatismo, quindi quegli aloni verdi e violetti che vedete ogni tanto. Al centro del campo, ribadisco, è quasi assente. Solo in controluce noterete qualche lieve alone su soggetti bianchi come rapaci oppure il mio gazebo, ma nulla di grave. Anche il cromatismo laterale è abbastanza corretto e si può comunque notare ai bordi e in alcune situazioni di illuminazione un po' difficili. Rispetto ad esempio a binocoli che nel corso degli anni ho amato, tipo non so, il Minox 15x58 ED, vi devo confermare che questo M5 mi pare abbia un buon contenimento del cromatismo, sempre rapportato al suo rapporto focale. La curvatura di campo è quasi assente, infatti il centro e i bordi rimangono a fuoco di giorno con minime regolazioni. C'è un po' di distorsione angolare a cuscinetto, evidente già dal 70% del campo, comunque nell'articolo specifico tutto con attenzione. Infine, per completare l'analisi, ho fatto anche un test nell'osservazione stellare, analizzando il comportamento, diciamo così, la forma, la puntiformità delle stelle di diversa magnitudine. Il degrado dell'immagine si nota oltre il 70% del campo, però non peggiora ulteriormente, nel senso che rimane in quella distorsione tra come e astigmatismo. La visione rimane quindi accettabile, direi fino al bordo, sufficientemente utilizzabile anche in astronomia al bordo del campo. Quindi ha una buona resa, secondo me, valutando tutto anche nelle osservazioni astronomiche. Adesso vi spiegherò meglio. Il Nikon Monarch, parlando delle mie impressioni pratiche, è un prodotto un po' particolare, perché è pensato, secondo me, per un pubblico che ha esigenze specifiche e una certa esperienza. Non è uno strumento unico per chi cerca un compagno leggero da portare con voi, ma piuttosto per chi ha bisogno di alti ingrandimenti, diciamo medio-alti, mantenendo però una visione binoculare, evitando quindi il passaggio diretto a uno spotting scope da almeno 70 mm, che è più ingombrante. Uno dei primi aspetti che tengo a sottolineare è la gestione pratica dello strumento. Infatti a 20x osservare a mano libera è un problema.
quindi è difficile, si può fare magari appoggiando i gomiti su un'altana, sul bordo di una torretta, su un sacco di sabbia sul finestrino della vostra auto, però vi consiglio sempre di sfruttarlo, come in questo caso, con un treppiede, ok? Oppure si potrebbe, per rapide sessioni, utilizzare un monopiede. In questo senso, quindi, è uno strumento che potrei chiamare fisso, cioè va utilizzato con il suo cavalletto. Durante l'utilizzo sul campo ho potuto però apprezzarne le potenzialità, ad esempio nel birdwatching, perché soprattutto nell'osservazione a lunga distanza, specialmente con i rapaci. In diverse occasioni, infatti, durante la stagione migratoria, secondo me, si potrebbe avere la sensazione di cogliere più dettagli rispetto a quelli che si possono fare sfruttando un 10x42. Quindi in queste situazioni particolari, osservazione e riconoscimento media-lunga distanza, l'M5 20x56 si pone quasi come una vera via di mezzo tra un binocolo classico e uno spotting scope, offrendo una visione più rilassata con due occhi, ma senza rinunciare troppo al dettaglio. Un aspetto curioso e molto interessante è la percezione del dettaglio, perché ne abbiamo già parlato in vari video. I 20x osservati con entrambi gli occhi forniscono mediamente una resa visiva che si può avvicinare a 25 ingrandimenti quando si utilizza un occhio solo, come se ci fosse un guadagno, e comunque c'è, dovuto alla doppia visione, quindi due occhi che mandano informazioni al cervello. Questo lo notate particolarmente nelle giornate limpide, anche qui 7 termini, quando provate a osservare soggetti lontani a 20x e poi utilizzate 25 magari per con il vostro spotting scope. Per quanto riguarda il paesaggio, si è dimostrato uno strumento sorprendentemente godibile. Ovviamente non è paragonabile ai colossi del settore, come un possibile Cowell Lander piazzato qui di fianco a 21x, che però gioca in un'altra categoria anche economica, ma sa comunque restituire delle immagini dettagliate e coinvolgenti. Il campo piatto fino al bordo e l'ingrandimento medio spinto permettono di esplorare montagne, cime, tutti i dettagli che si possono percepire da ottimi panorami. Nelle giornate più terse, ad esempio, vi posso confermare che riuscite a osservare chiaramente dei tracker anche a 12 km di distanza. Il peso e le dimensioni contenute rispetto ad altri binocoli e ad alta potenza come un 20x80 lo rendono anche facile da trasportare nello zaino. Personalmente oggi lo vedete su un treppiede in legno, però ho fatto un paio di escursioni sempre qui nelle mie zone per motivi di tempo con un piccolo treppiede fotografico in carbonio, che è quello che sto utilizzando adesso per insomma, riprendere con la mirrorless. L'utilizzo definibile come crepuscolare, pur non avendo la luminosità tipica di un 8x56, il grande diametro delle lenti comunque mi ha aiutato nella raccolta di luce, quindi l'immagine resta secondo me utilizzabile fino a sera inoltrata. In queste condizioni mi ha convinto di più rispetto a un piccolo spotting scope da 56 mm che sto testando in questo periodo. La visione binoculare aiuta quindi a leggere meglio la scena anche quando la luminosità comincia a calare, quindi tra un 20x56 e uno spotting anche da 60-62 mm, con questo vedrete immagini più luminose. Passiamo adesso all'utilizzo astronomico, perché ho avuto l'impressione di sfruttare un piccolo rifrattore da viaggio, ma con tutti i vantaggi della visione binoculare. Le stelle centrali sono puntiformi, colori brillanti e realistici. Il campo, ve l'ho già detto, non è completamente corretto fino ai bordi, ma l'immagine comunque resta nella totalità piacevole, quindi anche alla periferia del campo visivo su stelle flebili, se fate il panning non avete quell'ampia percezione di distorsione elevata delle stelle, ok? Ad esempio il doppio ammasso di Perseo è stato uno degli oggetti più sorprendenti che ho visto, ricco di stelle con una ottima brillantezza, si notavano già veramente molte componenti, e anche la zona del Cigno mi è piaciuta perché c'è stata un'alta densità stellare, definiamola così. La Luna, pur presentando una lieve aberrazione cromatica, restituisce una vista soddisfacente. I crateri più grandi e i mari sono tutti distinguibili, anche se, l'ho già ripetuto, i livelli di dettaglio, nitidezza e contrasto non sono quelli paragonabili a un binocolo angolato che potete utilizzare anche 50-70x.
senza occuparvi tutta la serata, direi che è giunto adesso il momento di sintetizzare i pregi e i difetti. Tra i punti di forza cito la poliedricità, ok, dalla natura all'astronomia, anche al campo ratiro se volete. La costruzione solida, l'ottima resa ai bordi per un binocolo di questa fascia, la messa a fuoco rapida, che parte da 5 metri in maniera utile e raggiunge l'infinito abbastanza rapidamente. È impermeabilizzato e quindi risulta, insomma, per la fascia di prezzo secondo me concorrenziale. Rispetto ai top di gamma come i 15x56, Zeiss, Swarovski o altri, ha una leggera aberrazione cromatica e in conclusione vi posso confermare senz'altro che il Monarch M5 20x56 non è uno strumento per tutti, perché non è il classico 10x42, ma può diventare un compagno estremamente versatile, ideale soprattutto per chi cerca magari il secondo binocolo, più potenza, senza dover passare però uno spotting scope, e il tutto poi in più in un formato che comunque è compatto, più leggero e anche più rilassante come i binocoli sanno fare nell'utilizzo. Per oggi termino qua. Io vi ripeto un attimo il prezzo, che nel mese di luglio, ormai agosto, ci siamo quasi, è di 919 euro. Io ringrazio come sempre per la pazienza Giuseppe Maio e Marco Rovere di Nital, che mi inviano spesso questi strumenti in visione, lasciandomi ovviamente libero, come sarebbe dovere di ogni giornalista, di citare le mie impressioni pratiche personali sul campo. Ringrazio anche tutti voi che mi seguite sempre numerosi, come avete visto il canale ormai ha superato i 10.000 iscritti, in realtà ragazzi il 70% questo mese di voi ha visto il video e non si è iscritto, quindi questo canale viaggia su una media di 60-70.000 lettori effettivi al mese. Se volete aiutarmi a proseguire nella stesura dei miei articoli e delle mie recensioni, potete farlo semplicemente, vi costa un secondo, attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati e premendo qui in basso sul pulsante iscriviti. Se volete venite anche a trovarmi sui due siti web binomania.it e termicenotturni.it. Su tutti i social associati c'è il gruppone Facebook tutto ma proprio tutto sui binocoli e il mitico forum di Binomania che è presente dal 2010. Un carissimo saluto a tutti voi qui dal Monte Sette Termini da Pier Giovanni Salimbeni e dal Monarch M5 20x56. Ciao ragazzi!